Questa notte dormiremo al porto perché domani alle 10 abbiamo il traghetto. Una bella nave che ci porta in Sardegna. Ci siamo, Come primo giorno ci troviamo a Cala Porticciolo, meravigliosa spiaggia. Praticamente sembra non ci siano veramente poche persone. Abbiamo dormito in libera nel parcheggio in modo da poter scendere presto alla mattina. È stata una notte un po' travagliata per via delle zanzare, ne abbiamo uccise almeno 10 o 15 nel corso di tutta la notte e poi tra l'altro mangiano solo me. Valentina la lasciano stare, quindi per me è stata un po' dura. Ci siamo comunque riposati, il posto è ventilato, per chi vuole può dormire in libera e per chi invece preferisce un po' più di comodità, quindi aprire le finestre, tendalini e scalini, c'è un campeggio. I prezzi non li conosciamo, comunque è un campeggio dove ti puoi attaccare anche alla 220. Ed eccoci qui ad Alghero, abbiamo parcheggiato in un parcheggio del centro, vicino al porto, 4 euro fino a domani quasi alle 10, non è carissimo. Stiamo andando al ristorante La Lepanto, abbiamo visto un buon ristorante di pesce che ci è stato consigliato e non vedo l'ora di mangiarmi delle linguine all'astice. Ah, però la sciura! Ho perso la strada, aspetta. Sto massaggiando Abbiamo mangiato discretamente bene, è un bel posto, dai. Sì. Consigliamo. Abbiamo dormito molto bene, in silenzio, fresco. Oggi manca il sole, c'è vento. Il programma di oggi, diciamo, è visitare la città e poi cercare un posto dove caricare e scaricare, perché qua in Sardegna ci risulta molto difficile
di solito andiamo nei campeggi, chiediamo se si può scaricare, ma qua chiedendo se hanno carico e scarico come servizio ci rispondono che o bisogna essere clienti o bisogna pagare quanto una notte. Quindi arriveremo al punto, anzi siamo già al punto che dobbiamo riempire e scaricare, e quindi questa notte cercheremo un campeggio. In questo momento stiamo passeggiando lungo le mura, dove potete vedere che ci sono anche le catapulte e i cannoni. Beh, qua c'è un'influenza fortemente catalana, dopo vedendo i palazzi ve ne accorgerete. Pronti? Partiamo e andiamo a Bosa. Ci vuole circa 1 ora e un quarto da Alghero. Mi piace. Va bene, andiamo. Questa è la spiaggia di Pollina, dove si può fare surf o kitesurf. Qua l'aria, il vento tira forte, Eccola qua. In quest'area sosta, Sabadruce, non c'è segnale per il cellulare, ma noi ci siamo attrezzati montando delle antenne aggiuntive per il nostro pocket wifi e riusciamo a navigare. Si connettono i cavi e si attaccano con la basetta magnetica direttamente sul tetto del camper. Il panino è formato da mousse di formaggio alle erbe aromatiche, una bella spalmatina abbondante, e da un'ottima fettina di jamon, sapori di Barbagia, un bel prosciutto crudo. Tra l'altro basta una fetta per fare un panino. Siamo a Bosa, abbiamo parcheggiato lungo il fiume, abbiamo trovato questo meraviglioso parcheggio e sicuramente ci passeremo anche la notte. Questa alle mie spalle è la via Las Conchas, dove conciavano le pelli. L'idea adesso è di visitare Bosa, che è stata per lungo tempo sotto il dominio degli Aragona. È vero? Ho studiato. Ti stavo aspettando, vedere se te lo ricordavi. Ho studiato. Gli altri chi erano negli anni 1000? Negli anni 1000 c'erano i cartaginesi. I Malaspina. Infatti comunque vedremo molte vie con dei nomi spagnoli, e anche i palazzi e cioè le case hanno la predominanza architettonica spagnola. È vero! A degustazione di salumi e formaggi tipici sardi.
Ci siamo appena svegliati, un pochino di rumore, ma comunque la notte è stata soddisfacente in questo parcheggio, molto fresca, quasi da mettere su una copertina. Adesso ci prepariamo una bella colazione e poi andiamo su al castello per la visita di Bosa. Il castello dei Malaspina. Ancora su fino là. Noi abbiamo parcheggiato il camper dietro lì. Stiamo entrando al castello di Malaspina. In bassa stagione fa 10:13, invece d'estate tendenzialmente 10-19:30 nei mesi più caldi, invece negli altri mesi chiude un po' prima, tra le 17 e le 18. I costi li vedete: per gli adulti 4 euro, per i bambini 3 e per i gruppi 3,50. Ovviamente il navigatore dà un quarto d'ora di cammino, ma noi ci stiamo mettendo almeno mezz'ora. Con calma. Grazie. Purtroppo in questo periodo non si può salire sulle torri per motivi di sicurezza, se no sarebbe stato ancora meglio. Però diciamo che il girone vale la pena per vedere tutta la panoramica della città. Bosa fa 8.000 abitanti e si affaccia sul fiume Temo. Questa è la chiesa di Nostra Signora de Sos Reños Altos e nel 1973 è stata restaurata e hanno scoperto questo ciclo di affreschi. Quest'ultimo affresco rappresenta la paura della morte che era molto diffusa nel Medioevo. Racconta la storia di 3 nobili che dopo una battuta di caccia incontrano 3 cadaveri che dicono loro: noi eravamo quello che siete voi adesso e voi sarete quello che noi siamo adesso. Incominciamo la discesa del castello, ce ne andiamo a comprare il Malvasia. Se troviamo aperto, Esatto, bisogna anche... Malvasia qua va comprato, Se volete fare il regalo a qualcuno, se venite a visitare Bosa. Bose, sei fissato con le case. Bosi. Bosa. Venite e comprate il Malvasia di Bosa. Abbiamo lasciato il nostro magnifico parcheggio a Bosa. Andremo a cercare un posto dove alloggiare questa notte a Puzzuidu. Passeremo la notte qui in questa è un parcheggio, ma sta tirando un maestrale fortissimo. Lo sta tirando già da qualche giorno, ma in questa posizione è abbastanza, si sente, insomma. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e accendete anche attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video e godetevi questo tramonto.